Ben arrivata nel corso base di uncinetto, ti darò informazioni e scorciatoie. Con questo video corso vi vorrei far capire, soprattutto a chi ha poca esperienza con l'uncinetto, in base al filato che ho, che uncinetto usare. La regola è molto semplice, però è giusto che la condivida con voi. Qui abbiamo 3 cotoni, tutte e 3 con spessori diversi. In realtà anche lui è un 100% cotone, ma come notate è molto particolare perché è un filato che se viene aperto è in questa maniera, è proprio a intreccio. Poi qui ho un filato misto lana molto spesso e un acrilico 100%. Allora, la prima proprio regola per chi non sa lavorare all'uncinetto è quella di scegliere una dimensione media, come in questo caso, medio-piccola. Questo è un 100% top acrilico, è fantastico anche perché è morbido ma è anche abbastanza ritorto, è da utilizzare con l'uncinetto 3,5 e 4. Quindi io consiglio per chi non ha mai preso un uncinetto in mano di iniziare con questa opzione qua, quindi acrilico da lavorare dal 3 al 4, uncinetti 3,5 e 4. Se volete avere un trama leggermente più chiuso, al massimo il numero 3. Io non ho tirato fuori tutti i miei uncinetti, capiamoci, ho tirato fuori giusto per farvi capire come funziona. La seconda regola è che noi possiamo utilizzare un uncinetto più grande con un filato più piccolo di spessore, ma non si può mai andare a utilizzare un uncinetto più piccolo con un filato troppo grosso. Anche lì chi è esperto mi dirà ci sono le eccezioni, tipo dobbiamo fare gli amigurumi, è normale che lì andiamo a lavorare il cotone con un uncinetto leggermente più piccolo, ok? Però io sto facendo un'idea in generale su come gestirsi, soprattutto per chi non ha esperienza. Adesso vi faccio un po' di esempi. Io qui ho l'uncinetto numero 1 e notate con te sottile. Con l'uncinetto numero 1, tra tutti i filati che ho qui sul tavolo, al massimo vado a utilizzare lui. Però notate come la punta dell'uncinetto è molto più piccola rispetto insomma al cotone, quindi anche questo è un po' troppo spesso per questo uncinetto qua. Allora, io dico che mi piace questo colore e che uncinetto scelgo per utilizzarlo. Posso prendere quelli molto grandi, quindi addirittura posso andare a utilizzare l'8. Sì, perché io quando lo vado a lavorare vi faccio notare come il filato rimane incastrato nella punta, quindi io quando vi faccio un esempio, vado a prendere il filo, notate che rimane incastrato nella punta, quindi io posso fare la catenella. Al contrario, adesso vi do un esempio proprio esagerato, ma giusto per farvi capire, se vado a fare questa cosa con l'uncinetto 1, cioè io non riesco, faccio fatica, guardate come perdo il filo. Cioè, notate come lo perdo, è impossibile. Quindi sui grandi ho sempre una scelta ampia, sui piccolini devo capire la base e oltre a quella non andare, perché se prendo il 2,5 sì, ci potrebbe anche, perché quando io giro l'uncinetto mi scappa, ma mi scappa per poco, cioè farei fatica, ok? Quindi te ne rendi conto, perché quando arriva qui alla punta il filo, se notate, la copre tutta, vedete che è molto molto ingombrante e si fa fatica. Allora io dico, beh, il 2,5 non mi serve, perché non devo fare l'amigurumi, non devo fare una roba molto molto chiusa e quindi devo faticare a lavorare con un uncinetto molto piccolo. Vado avanti, io dal 2,5, perché ci sono anche le metà
delle misure, guardate, il faccio normale, c'è il 2,5, il 3,5, c'è il 3 che va in mezzo, quindi praticamente è una differenza piccola, però vi posso assicurare che ve ne rendete conto. Passo al prossimo. Provo a vedere col 3 come va. Già mi sembra un po' meglio, però anche qua guardate quando prendo il filo, quando viene attorcigliato sopra, che lo fa quasi nascondere, vedete? Cioè, appena lo giro leggermente un po', il filo mi scappa. Quindi io dico no, neanche il 3 va bene. Proviamo col 3,5. Sto parlando sempre di persone che non hanno esperienza con l'uncinetto. Chi è esperto già subito a prima vista se ne rende conto. Beh, questo già mi scivola meglio, anche se lo prendo e non lo giro in questa maniera per uscire, ma lo prendo e lo tengo leggermente girato, il filo non mi scappa. Quindi il 3,5 è già un'opzione per questo filato, lo metto via. Prendo il numero 4. Qui io, anche se non lo giro, guardate, lo tengo in su e faccio passare il filo non lo perdo. Vi faccio notare come riesce a coprirlo molto bene e c'è dello spazio, ok? Questa cosa, se io prendo il 2,5, non c'è. Il filo, come notate, nel 2,5 oltrepassa la punta, qui viene nascosto dentro. L'opzione migliore per questo filato qua, per lavorare normalmente, quindi né troppo stretto né troppo largo, è il numero 4. Ma, come ho detto all'inizio, vale anche la regola per tutti quelli più grandi del numero 4. Differenza è che col numero 4 al massimo 3,5 ho un lavoro molto compatto. Con tutti gli altri, più io aumento l'uncinetto, più il lavoro sarà vaporoso. Io vi ho fatto vedere un cotone, ma se ho un filato lanato e oppure, come in questo caso, molto particolare, che uncinetto devo scegliere, la regola è sempre la stessa. Io quando vado a lavorare il filo, questo è il numero 8, la regola deve essere sempre che il filo mi deve stare molto nascosto nella punta, quindi nell'uncinetto. Ora io se tiro così lui rimane comunque incastrato, perché pur essendo molto grosso è anche vaporoso, ok? Ma su questo filato qua, se io potessi sceglierei un numero 9-10 per un filato abbastanza chiuso, ma anche l'8 è accettabile, per un lavoro abbastanza chiuso, scusatemi. Ma se dovessi andare sul lavoro leggero all'uncinetto, consiglio un 11 e 12, che purtroppo li ho messi via e non so dove li ho messi, quindi non riesco a farvelo vedere. Per quanto riguarda il filato lanato, se la torsione è leggera come questa, bisogna fare attenzione. Quindi io consiglio sempre, più l'uncinetto è grande meglio si lavora. Al contrario, se la torsione è molto, come in questo caso che vi faccio vedere io, si lavora facilmente. Anche qui è un filato che si può lavorare tranquillamente con un uncinetto dal 9, 8, 9 in su. Vedete che già con l'8, quando io lo prendo, faccio un po' fatica. Notate come il filo si nasconde nella punta abbastanza bene se lo tiro, però siccome è lanato è molto vaporoso, quindi io vado ad aumentare l'uncinetto. Qui abbiamo dei cotoni, qui abbiamo acrilico lana, qui sempre cotone. Per quanto riguarda lui, che alla fine ci interessa molto di più, vi dico subito. Questo è un acrilico classico, un acrilico che si può lavorare dal 3 al 4,5 benissimo. È normale che anche qui chi diventa esperto sa che più aumenta l'uncinetto, più questo filato viene
vaporoso e il lavoro diventa leggero. È normale che se vuole un lavoro normale con una compattezza normale, consiglio di stare nella media dai 3 al 4,5. Chi non ha esperienza e vorrebbe fare il suo primo lavoro ma anche la sua prima mattonella, dovete prendere il numero 4 oppure l'uncinetto numero 3,5. Ok? Questi sono ideali per quanto riguarda questo tipo di filato, perché abbiamo una torsione abbastanza buona. Se riesco ve lo faccio anche vedere, e vi faccio notare come il filato nella punta si nasconde molto bene. Come faccio ad avere queste indicazioni? Beh, di solito queste indicazioni si trovano sull'etichetta del prodotto, quindi chi non sa gestirsi vi consiglio di basarsi sull'etichetta. Appena riuscite ad avere un po' di esperienza, quello che dovete fare è conoscere la vostra mano, il vostro modo di lavorare e organizzare il filato che vada d'accordo con l'uncinetto in base al risultato che volete. Ricapitolando, dobbiamo mettere una base per ogni filato. Per lui va sul 2, perché abbiamo visto che l'1 è troppo piccolo, quindi al massimo l'1,5 va lì. Lui è un cotone abbastanza sottile, piccolo medio, va qui. Poi abbiamo l'acrilico che va qui, poi dopo abbiamo questo cotone che va nella grandezza abbastanza spessa e così via, e così sono organizzati. Io con l'uncinetto più grande posso addirittura andare a lavorare lui, nessuno me lo vieta, ma non potrò mai andare a lavorare questo con uno di questi uncinetti qua. Ok? Quindi a grandi linee è questa l'idea. Allora io dico, se non avete esperienza e se non volete buttare dei soldi, di stare qui nel medio, né troppo grosso come filato né troppo sottile, state nella metà, perché vi giuro la maggior parte dei filati, quindi direi circa il 60%, sta qui, quindi non dovete andare a impazzire. Adesso vi vorrei anche far provare una roba un po' esagerata, ma vi dico, numero 8 di uncinetto, un filato che si lavora con 1,5 2, a me nessuno me lo vieta di lavorare, perché il filo si nasconde perfettamente nell'uncinetto, nella punta. Guardate che lavoro avrò alla fine come risultato. Inizialmente non si capisce nulla, come notate, ma a lungo andare, in 2-3 righe, io avrò un lavoro talmente leggero e vaporoso che sembra una rete, ecco, diciamo è come se avessimo addosso una rete. E se volete una roba simile, andate a prendere un filato sottile e lo lavorate con un uncinetto che va oltre la media, ok? Adesso io non vorrei farvi perdere tempo e andare a lavorare dei punti, però alla fine è probabile, è possibile fare tutto ciò che si vuole con un uncinetto più grande, con un filo più piccolo. Quest'idea di utilizzare un uncinetto molto grande con un filato più piccolo lo si usa soprattutto nei filati mohair, quindi sono filati molto molto sottili, con una peluria che esce proprio dall'anima del filo, e il risultato è fantastico. Fatemi sapere nei commenti se avete capito tutto, fatemi capire se sono stata troppo frettolosa su alcuni passaggi. Se avete domande vi aspetto, chiedetemi pure. Saranno dei video praticamente dove vado a far vedere proprio la base dell'uncinetto, la base su tutto, quindi chi è esperto è normale che si senta a disagio a vedere questo video corso. Chi non è esperto e appena arrivato nel mondo dell'uncinetto sicuramente lo troverà utile. Una cosa che vi chiedo: se avete delle amiche, degli amici o qualcuno che è appena arrivato in questo mondo e vorrebbe avere delle informazioni, condividetegli questo video, così se avrà delle domande, delle richieste, io riuscirò a soddisfarli nei prossimi. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video corso o tutorial.